È ancora conveniente estrarre Bitcoin nel 2022? In questo video, cercherò di elencare i vari aspetti del mining di Bitcoin e la situazione attuale, per avere un quadro più chiaro, così da poter decidere se investire o no su questa attività nel 2022. Iniziamo! Il mining di Bitcoin iniziò come hobby ben pagato per i primi utenti che ebbero la possibilità di guadagnare 50 BTC ogni 10 minuti, minando dalla propria abitazione. Più l'investimento originale nell'hardware minerario. Nel febbraio 2022, una macchina per l'estrazione di Bitcoin, comunemente nota come ASIC, ossia abbreviazione di Application Specific Integrated Circuit, genera circa $12 di entrate Bitcoin ogni giorno, a seconda dell'andamento del prezzo dello stesso. Cerchiamo di capire come calcolano i loro guadagni i minatori di Bitcoin. Probabilmente hai sentito storie spaventose sul consumo di energia elettrica derivante dal mining di Bitcoin. Indipendentemente dal fatto che i media esagerino un po' troppo, è un dato di fatto che il costo sottostante del mining è proprio l'energia consumata. È ovvio che, il mining, per essere redditizio, le entrate derivanti dall'attività mineraria devono superare quei costi. Se confrontato con le entrate del mining di una criptovaluta diversa, ad esempio Ether, che viene estratta con le schede grafiche, noterai che le entrate del mining di Bitcoin sono il doppio di quelle del mining con la stessa quantità di GPU che potresti acquistare per un ASIC. 13 schede grafiche AMD RX costano più o meno come un Watchmaner M20. Fai attenzione a un dettaglio importante. Il mining GPU per Ethereum è più efficiente del mining di Bitcoin con una macchina ASIC. Il premio per blocco. Circa ogni 10 minuti viene assegnato un numero specifico di Bitcoin appena coniati al minatore che possiede una macchina mineraria più veloce a scoprire il nuovo blocco. Originariamente, nel 2009, Satoshi Nakamoto ha fissato la ricompensa mineraria a 50 BTC, oltre a codificare le future riduzioni della ricompensa. Il codice Bitcoin è predeterminato per dimezzare questo pagamento all'incirca ogni 4 anni. Questo dimezzamento è chiamato halving. Il pagamento è stato ridotto a 25 BTC alla fine del 2012 e di nuovo dimezzato a 12,5 BTC a metà 2016. Più di recente, a maggio 2020, il terzo dimezzamento di Bitcoin ha ridotto la ricompensa del blocco a 6,5 BTC. Le commissioni di transazione. La seconda fonte di entrate per i minatori di Bitcoin sono le commissioni di transazione che i bitcoiner devono pagare quando trasferiscono BTC l'un l'altro. Questa è la bellezza di Bitcoin. Ogni transazione viene registrata in una blockchain immutabile, che viene copiata su ogni macchina mineraria. Bitcoin non fa affidamento su una banca centrale per la conservazione dei registri. Sono i minatori stessi che conservano i registri e possono anche mantenere una quota delle commissioni. Tasse sui profitti minerari di Bitcoin. Naturalmente, mentre il profitto sull'estrazione di Bitcoin non è certo, pagare le tasse sui tuoi premi minerari lo è. Ogni minatore deve conoscere le leggi fiscali pertinenti per l'estrazione di Bitcoin nella propria area, motivo per cui è così importante utilizzare un software di criptovaluta che aiuti a tenere traccia di tutto ed essere sicuri di guadagnare ancora abbastanza dopo aver contabilizzato le tasse. Come sapere se conviene ancora investire nel mining di Bitcoin nel 2022? Prima di tutto, il mining di Bitcoin ha molte variabili. Questo è il motivo per cui acquistare Bitcoin su una piattaforma di scambio può essere un modo più semplice per realizzare un profitto. Tuttavia, se fatto in modo efficiente, è possibile ottenere un profitto maggiore dal mining di Bitcoin rispetto al semplice acquisto. Una delle variabili più importanti per i miner è il prezzo del Bitcoin stesso. Se, come la maggior parte delle persone,
stai pagando il tuo hardware di mining e la tua elettricità, allora dovrai guadagnare abbastanza Bitcoin dal mining per coprire i tuoi costi e recuperare l'investimento iniziale nella macchina stessa. Il prezzo del Bitcoin, naturalmente, ha un impatto su tutti i miner. Tuttavia, ci sono 3 fattori che separano i minatori redditizi dal resto: elettricità a basso costo, hardware efficiente a basso costo e un buon pool di mining. Il prezzo dell'hardware varia da produttore a produttore e dipende in gran parte da quanto è basso il consumo di energia per la macchina rispetto alla quantità di potenza di calcolo che produce. Maggiore è la potenza di calcolo, più Bitcoin si estrarranno. Minore è il consumo di energia, minori saranno i costi mensili. La redditività è determinata dal prezzo della macchina per hash rate, da quanti watt utilizza la macchina per hash rate e dai costi di hosting. La longevità è determinata dalla qualità di produzione della macchina. Non ha senso acquistare macchine più economiche o apparentemente più efficienti se si guastano dopo alcuni mesi di funzionamento. Se il costo dell'hosting è sufficientemente basso, spesso ha senso dare la priorità al prezzo per hash rate rispetto ai watt per TH, poiché le tue spese operative inferiori compenseranno la perdita di efficienza della tua macchina e viceversa, se i tuoi costi di hosting sono alti. Prezzi di disattivazione dell'hardware per l'estrazione di Bitcoin. Può essere utile considerare a quale prezzo dovrebbe scendere BTC affinché le macchine smettano di essere redditizie. Ovviamente, lo scopo è che la tua macchina rimanga redditizia per diversi anni, in modo da guadagnare più Bitcoin dal mining di quanto avresti potuto ottenere semplicemente acquistando la criptovaluta stessa. La maggior parte delle macchine più moderne potrebbe rimanere redditizia a un prezzo Bitcoin compreso tra 5 e 6 mila dollari. Alcune macchine potrebbero gestire anche un calo inferiore a 5.000 se vengono utilizzate con elettricità a buon prezzo. Elettricità a buon mercato. Sfortunatamente, la maggior parte delle macchine più vecchie ora non sono più redditizie nemmeno in Cina. Bitmain S9 è operativo dal 2016 e, cosa abbastanza interessante, sono ancora utilizzati in Venezuela e Iran, dove l'elettricità è così economica da superare il rischio di confisca. Attualmente, in Italia, l'incremento record dei prezzi energetici all'ingrosso ha fatto sì che i costi sull'energia elettrica siano aumentati più del 50%. Tuttavia, alla fine, potrebbero esserci fonti più affidabili di elettricità al di sotto dei 2 centesimi a kilowatt, poiché l'accesso all'energia solare ed eolica migliorerà nell'imminente futuro. I prezzi dell'elettricità variano da paese a paese. Molti paesi applicano anche un prezzo più basso per l'elettricità industriale al fine di incoraggiare la crescita economica. Una mining pool affidabile. Attualmente, ogni minatore ha bisogno di estrarre attraverso un pool di mining. Sia che tu stia estraendo con una macchina o con diverse migliaia, la rete di macchine per l'estrazione di Bitcoin è così ampia che le tue possibilità di trovare regolarmente un blocco e quindi guadagnare il premio del blocco e le commissioni sono molto basse. Le 2 pool più antiche sono Slashpool ed F2 Pool. F2 Pool è ora la più grande pool di mining di Bitcoin e supporta circa il 20% dell'intera rete Bitcoin. Commissioni per la vendita di Bitcoin. Un aspetto spesso trascurato della redditività del mining sono le commissioni, che si corrispondono per vendere le miniere di Bitcoin. Se sei un minatore di poco conto, potresti dover vendere le tue monete su uno scambio al dettaglio come Kraken o Binance. A volte, le tue commissioni saranno basse, ma a volte le tue commissioni saranno alte. In realtà, dipende solo dalla struttura delle commissioni dello scambio e dallo stato dell'order book in quel preciso momento. Tuttavia, se sei un minatore professionista come F2 o Bitmain, probabilmente hai accordi davvero vantaggiosi con i desk OTC per vendere le tue monete a commissioni minime o nulle, a seconda dello stato del mercato. Alcuni minatori vengono persino pagati al di sopra del prezzo spot per le loro monete. Ad ogni modo, le operazioni di mining professionali si occupano di Bitcoin su larga scala e quindi hanno più leva per ottenere affari che vanno bene per loro, e questo non si applica solo agli acquisti di elettricità.
È risaputo che è diventato molto difficile per i singoli minatori avere accesso alle macchine migliori e alle tariffe elettriche più economiche. Le farm di Bitcoin che operano su larga scala utilizzano questi vantaggi per massimizzare i loro rendimenti. Con l'aumento della difficoltà del mining e il ritardo del prezzo, sta diventando sempre più difficile per i piccoli miner realizzare un profitto. Tutto si riduce alla scala e all'accesso a prezzi più convenienti. Quando nuove persone entrano in questo spazio, senza relazioni precedenti, lottano per competere con le operazioni minerarie consolidate. Man mano che il mining diventerà più professionale, renderà le cose ancora più difficili per i minatori fai da te. Se ti sei sforzato di conoscere il mining e hai trovato un luogo con elettricità a basso costo per le tue macchine, devi comunque considerare dove archiviare i bitcoin che riuscirai ad estrarre. È possibile minare e archiviare direttamente su un exchange, ma ti consiglio di conservare i tuoi bitcoin in un portafoglio dove hai accesso alle chiavi private. Il mining di CPU è redditizio? No, non lo è, e nel caso di Bitcoin non lo è quasi mai stato. A meno che tu non sia stato una delle prime persone a estrarre Bitcoin. C'è stato un tempo in cui si poteva estrarre Bitcoin in modo redditizio con le GPU, ma nel 2022 devi avere un ASIC e un accordo con una compagnia elettrica per fare soldi estraendo Bitcoin. Per concludere, darò la mia opinione personale. È improbabile che il minatore domestico medio recuperi il costo dell'hardware e dell'elettricità di mining. Guadagnare da soli nel 2022 è altamente improbabile. Specialmente in un periodo in cui l'energia elettrica ha un costo esagerato. La situazione potrebbe migliorare in futuro, una volta che l'innovazione dell'hardware di mining ASIC raggiungerà il punto di rendimenti decrescenti. Ciò, insieme a soluzioni di alimentazione economiche, si spera sostenibili, a cui i clienti al dettaglio possono accedere in qualche forma, potrebbe ancora una volta rendere accessibile e redditizio il mining per i piccoli minatori individuali in tutto il mondo.